Ghirri, bonsai e bagni. Senza francobollo 8, la newsletter di Roberto Carlone. Ciao a tutte e tutti, bentrovate e bentrovati alla newsletter settimanale di Roberto Carlone, giovedì 23 giugno 2022. Cosa legano un fotografo, un bonsai e la foto di un bagno? È quello che mi è successo di rilevante in questa mia ultima settimana creativa e di viaggi. Fotografo, bonsai e bagno. Ci sono periodi in cui rivedo la settimana passata ripercorrendo le emozioni salienti, un racconto, delle fotografie, qualche mail, letture, incontri e mi diverte, dopo averle elencate, trovare un senso tra di loro, scoprire un legame. Io sono Roberto Carlone e racconto storie unendo musica, fotografia, parole e cinema d'animazione. Questa newsletter settimanale la potete ricevere nella vostra casella di posta elettronica iscrivendovi a robertocarlone.it alla pagina newsletter. La potete ascoltare in podcast e la potete anche vedere su YouTube oppure anche su Facebook. Ci ho pensato un poco e adesso che ho trovato il legame ve lo dico. È il pensiero nella forma più alta e meditativa. Sul bagno, saggio su un luogo tranquillo, Peter Handke ci ha scritto un libro, accomuna il cesso a un confessionale, restare solo. Ma chi non ha esperienza del bagno come momento di raccoglimento? Il bonsai è una forma orientale che viene accomunata a un'attività zen. Draghi ardenti, serpenti arrotolati, ma attenzione, non nasce per creare una coppia di un albero, ma per guidarlo verso forme e stili immaginari. Asimmetria, semplicità, sublime austerità, naturalezza, sottile profondità, libertà di attaccamento dove l'autore deve andare oltre il suo pensiero e scomparire davanti alla pianta. Tranquillità, cioè osservare un bonsai deve dare un senso di pace assoluta. Il fotografo è Ghirri e lo vediamo subito. Ho trovato il coraggio e ho preparato un video su Luigi Ghirri, tra i fotografi più grandi in Italia e tra i miei preferiti. La preparazione è stata molto approfondita e scrupolosa e alla fine ho deciso di presentarlo in una veste molto particolare, in maniera non allineata, come sempre, e con un linguaggio il più poetico che potessi creare. Musica originale, eseguita al pianoforte per accompagnare il piccolo slideshow. E capitoli che trattano temi che verranno dalla forza sopita all'ordine, quell'ordine che sapeva dare al mondo, la distanza e i viaggi minimi. Luigi Ghirri aveva un modo di guardare dentro il mondo parallelo. Sapeva svelare, grazie alla sua fantasia e al suo modo di osservare. Fotografa nell'attesa e spinge oltre. Insomma, nel video vi racconto 2 o 3 cose che so di lui, quelle che mi toccano, quelle che mi hanno suscitato delle domande. E vi dico le cose che ho scoperto. Come dicevo, parlerò di forza sopita, di passaggi, di fantasia, di pathos, di stanze e distanze, di viaggi e di ordine. I commenti sono stati tanti, alcuni già presenti ancor prima che fosse rilasciato sul canale. Da chi si è commosso per il racconto oscillante tra la sensibilità umana e la bellezza dell'ignoto, o a chi mi ha ringraziato per il bellissimo omaggio che ho fatto a lui e ai suoi ammiratori. Questo commento, nella sua parte finale, mi ha gettato una luce a cui non si pensa così tanto, cioè che l'omaggio che si fa è anche agli ammiratori, a chi segue un artista. Quando si crea un omaggio non è a senso unico, è vero, ma si allarga a chi segue. Dovremmo pensarci più spesso al gruppo di persone, alla macchia d'olio, in questo caso positiva, di allargare il più possibile quello che scopriamo, quello che inventiamo. Perché spesso per chi crea contenuti ci si lascia coinvolgere dai numeri, si lavora per i numeri e sempre più raramente per le persone, per il gruppo di persone. Ed è quello di cui vi dirò la prossima settimana, per il lancio di una grande novità. Insomma, in diversi mi hanno detto che sia il video più riuscito dei 66 che ho fatto fino ad ora. È bello vedere che la cura che si dedica a un piccolo progetto porti a un risultato riconosciuto.
È per ora il modo migliore di sostenermi, così come voi mi sostenete con la lettura di queste mail o con l'ascolto. Allora, non posso fare altro che indirizzarvi al video stesso. 17 minuti di nebbie, sogni e fantasie. Lo trovate in descrizione. Si riprende a viaggiare per spettacoli molto bene e si dorme fuori, hotel di ogni tipo, forma e grado e non sempre corrispondenti colazioni di ogni tipo, forma e grado. Abbiamo notato un decadimento sempre più spinto di queste ultime delle colazioni. Automatismi, macchinette improbabili che concedono caffè, cappuccini e succhi sempre più anonimi. Però, a volte, ci sono delle splendide sorprese che ti danno senso e forza per affrontare 500 km di viaggio. Un bonsai di magnolia su di una tavola apparecchiata alla perfezione, tovaglia immacolata di lino ed un'umanità che oltrepassava la professionalità. Chi un poco mi conosce sa della mia passione fotografica per i bagni e le camere degli hotel. Forse per quello che vi ho detto anche prima. Vi faccio vedere una fotografia scattata pochi giorni fa, illuminata, splendente, di un centro anziani in Toscana. È la totalità del lavabo che occupa la parete, che è già naturalmente inquadrata, e la potenza della luce che lo inonda, che mi ha colpito. Il canale cresce a poco. Crescono gli spettatori, cresce la comunità, cresce la mia voglia di rinnovamento. Sono pronto per registrare il nuovo video che questa volta sarà dedicato a Rudolf Nureyev e finirà nella playlist di teatro. Fra pochi giorni sarà completato e lo pubblicherò. Poi saremmo pronti per il lancio del progetto su Tipeee, tip come mancia e con 3 tip crowdfunding e donazioni per sostenere il progetto perché migliori, cresca e soprattutto resti libero. Comincio a ricevere proposte per sponsorizzazioni, ma vorrei restare lontano da marchette e pubblicità per prodotti in cui non credo. È 45 anni che non lo faccio. Lo abbiamo sempre rifiutato e vorrei continuare a restare fedele a questa linea. Quindi, chi meglio di voi per sostenere libertà ed indipendenza? Ve ne parlerò presto, prestissimo. Vi anticipo che faremo uno Zoom insieme per condividere l'idea. La musica che ha accompagnato la stesura di questa lettera è stata una scoperta per me recente, grazie ad un video del Torino Jazz Festival diretto da Giorgio Licalzi, che si è appena concluso, ed è Kay Tempest. Recita le sue poesie in musica, con una calma fierezza di chi ha passato centinaia di uragani personali, compreso l'essere su questa terra adesso, come noi. Il brano è More Pressure, ma ascoltate tutte le tracce di The Line is a Curve. Bello anche il titolo, e fate il possibile per capire bene i testi. Anche questo lo trovate in descrizione. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima newsletter. Il solito bacio di commiato ve lo do solamente se vi iscrivete al canale. Anzi, ve ne do 2 se andate a curiosare, perlomeno a curiosare su Tipeee. Grazie come sempre per leggere, ascoltare e guardare. E finiamo con un sorriso, il motto fotografico di Leonardo da Vinci quando inventò la fotografia. Era la realtà, già non l'è più. Ciao da Roberto, il bacio ve lo do lo stesso.